Good morning guys! Sarà il caso che vi spiego a che cosa mi serve questa roba. Ve la ricordate lei? È quella che sono andato a prendere durante il video Operazione Mimosa. Se non l'avete visto, qui sopra il link è in descrizione. Praticamente oggi, come avete letto nel titolo, vado a pulire il filtro di noise, perché è importantissimo fare questa operazione affinché il motore respiri bene e quindi lavori sempre al meglio. È un lavoro che insieme alla manutenzione ordinaria faccio indicativamente una volta al mese, poi in base all'utilizzo che ne ho fatto durante quel mese della moto lo faccio con cadenza abbastanza fissa. E appunto, siccome non ho un compressore, utilizzo aria compressa, bacinella per l'acqua, detersivo per i piatti, farò dei gas di scarico profumati ad agrumi e aceto, i piccoli attrezzi per smontare il filtro, guanti, GoPro immancabile, spazzolini mi servono per pulire bene nei punti più piccoli. Ora direi di portare fuori noise e di cominciare a fare il lavoro. Andiamo fuori noise, vai! Eccomi pronto a iniziare il lavoro. Come vedete il mio filtro della Roland Sand è a fetta di salame e per poterlo svitare non devo svitare questa vite davanti, ma bensì una vitina nascosta qui dietro. Ora direi di mettere i guantini, GoPro in testa e andiamo a svitare. Mi serve la punta a taglio. Io odio con tutto me stesso le viti a taglio. Vite tolta, filtro tolto e ora procediamo alla pulizia. Non resta che riempire questa, lo immergo bene bene nell'acqua. Questa cosa fatela con l'acqua calda perché sono 5 gradi qui fuori e quest'acqua è ghiacciatissima, però vabbè. Ora andiamo a prendere il nostro strumento del mestiere. Se non trovate questo strumento a comprarlo fatemelo sapere che vi mando il link in descrizione. Mettiamo un po' così sopra. Vedete, si forma questa bella schiumettina di sapone, ragazzi, ne basta veramente molto poco. Guardate l'acqua sporca che viene fuori. Minchia, andava assolutamente fatto questo lavoro. Quando si lava il filtro, importantissimo sciacquarlo benissimo. Si sciacqua finché non si vede più schiuma venire fuori. Trallallero. A me piace da morire fare questi lavori, mi divertono tantissimo e mi rilassano, perché prendermi cura della mia noise è rilassante. È come se mi prendessi cura di me stesso. Ne approfitto per dire una cosa: quando piove non preoccupatevi perché non entra così tanta acqua da andare a rovinare o a inficiare la combustione e quant'altro. Io ho la calzetta, quella protettiva per la pioggia, che fondamentalmente non è per la pioggia perché comunque è fatta a rete, quindi l'acqua passa, ma è fatta più che altro per la polvere e sabbia, che allora andrebbero sì a otturare il filtro. Io viaggio spesso anche con la pioggia e non ne ho mai avuto bisogno, non ne ho mai visto la necessità. L'ho comprata pagata 25 euro, me li potevo anche tenere in tasca. Ci siamo con l'utilizzo della bomboletta spray. Mi serve per andare a aiutare il filtro ad asciugarsi non avendo un compressore. Solo che dopo un po' diventa ghiacciata, devo prendere qualcosa. Soluzione trovata. Che figata. Ora si passa alla moto a pulire tutta quanta la struttura del filtro. La pulizia che vado a fare ora nella parte esterna al filtro non è fondamentale ai fini della funzione di respiro del motore, però questa sporcizia che si va ad accumulare nella parte qui esterna a me non piace, a me dà fastidio, a me piace che la moto sia il più pulita possibile, anche perché una moto pulita, ben tenuta, è una moto che si porta avanti nel tempo molto meglio. E tutta questa sporcizia non è altro che la sporcizia che dal filtro con l'aria giorno dopo giorno esce. Qui semplicemente faccio il lavoro con la carta. Per qualcuno una moto pulita non è da vero biker, non si misura 1 dai chilometri, 2 da quanto è sporca la moto. Il vero biker si misura nelle sensazioni che prova. Ho ripreso lo spazzolino per grattare qui sotto. Vedete anche qua tutti quanti questi bordi, tutti i bordi esterni sono pieni di questa sporcizia. Ora c'è la parte qui dietro. Via l'acqua. Guardate che acqua nera che c'era. E vediamo l'acqua come scende. Ragazzi, direi che mi posso ritenere molto soddisfatto. Impossibile farlo tornare pulitissimo, però da un'acqua nera a un'acqua quasi pulita direi che il passaggio è ottimale. E ora di nuovo aria compressa.
Non serve che sia completamente asciutto, almeno vado ad eliminare quella che è la maggior parte d'acqua, perché più o meno quando piove siamo nelle stesse condizioni. Siamo arrivati al punto in cui devo rimontare il tutto. Fascetta inserita, ora andiamo a rimettere dentro il filtro. Basta mettere la pressione. La gamba. Perfetto. Perché si ostinano a fare le viti a taglio? Io ancora non l'ho capito. Filtro montato. Ora rimettiamo in moto noise e vediamo se per caso salta in aria. Direi sound colossale. Per chi avesse il filtro lavabile, quindi aperto, fate questa manutenzione. Ragazzi, perché è un'operazione che quanto ci porterà via mai? Mezz'ora? Indicativamente sì. La prima volta magari un pochino di più perché bisogna prenderci la mano, però ci permette di tenere le prestazioni del motore quasi sempre costanti. Ricordatevi, sapone neutro, eliminate una volta sciacquato il filtro qualsiasi particella di sapone, quindi sciacquate, sciacquate, sciacquate e risciacquate in continuazione finché non siete sicuri. Se poi avete voglia, pulite anche tutta quanta quella che è la struttura di supporto del filtro. Spero che questo video possa essere stato di aiuto per qualcuno di voi. Grazie di essere rimasti con me. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!